Questa volta parliamo di low budget, ovvero sia dispositivi audio dal costo accettabile. Ho un regalo per te. Oh, grazie, molto gentile. Dunque, in questa volta parleremo del Topping D10S, un DAC che sta oramai sul mercato da diverso tempo, anche perché... Questa è la versione nuova però. Vabbè, nuova però in realtà è un nuovo che risale a 2 anni fa. Sì, prima c'era il D10, poi hanno sostituito il chip di conversione e qualche altro dettaglio ed è diventato D10S. Nuova nel senso che insomma... Sì, ecco. no, è la seconda. Prodotto dall'esorbitante costo di euro 100 al massimo, perché poi magari anche ricondizionato si può trovare a meno, quindi diciamo massimo 100 euro. E ve lo anticipo, sì, una sorpresa perché effettivamente suona, non è l'ammazza giganti che si sente dire su... Però ne vedrete delle belle. A tra poco. Dunque, abbiamo... Introducilo tu. abbiamo smontato il Topping D10, che peraltro è realizzato con questo semplicissimo profilo fatto in questa maniera, quindi dal punto di vista meccanico la realizzazione è piuttosto semplice. La parte frontale porta il display con il suo connettorino. Che chissà se sapremo rimettere. Vabbè, in questo caso è più semplice è abbastanza semplice. Alcune considerazioni prima di passare ai dettagli. Si tratta di un DAC puro, ovvero non ha un DAC USB puro, ovvero diciamo non ha altre funzionalità se non una funzionalità accessoria, che è quella che troviamo sulle due porte, la Toslink e la SPDIF, che sono però, come recita il pannello, sono degli SPDIF out, cioè sono delle uscite, ok? Quindi non sono degli ingressi. E quindi servono a far fare al D10 un lavoro differente, nel senso che servono laddove uno avesse un DAC di qualità superiore a utilizzarlo come bridge verso un DAC di qualità superiore, così dicono nel manuale di istruzioni. Serve quasi diciamo abbastanza poco. Quindi fondamentalmente c'è l'ingresso USB e le uscite analogiche. Chissà perché ce l'hanno messo. Per quel che serve. Sì, questo è così piuttosto. E l'altra cosa che va detta è che non c'è la possibilità di selezionare il filtro d'uscita, è uno, quello c'è e quello ti tieni. Uno è trino. Esatto, cioè quello c'è e quello ti tieni. E quindi dal punto di vista operativo non c'è da fare niente. Su Mac e su Linux, come sempre, non c'è necessità di installare driver. Su Windows c'è la necessità di installare un driver della Tesicon specifico per questo apparecchio, che si può scaricare dal sito della Topping Audio molto semplicemente. E funziona in maniera assolutamente esemplare. E quindi ecco, da questo punto di vista ci siamo. Dal punto di vista tecnico? Dal punto di vista tecnico passo a te la palla. Posso mettere gli occhiali? Vi dispiace? No, perché già non ci vedo niente. Va bene. Ecco, così sembro più simile a Giulio. Dunque, quello che spicca di più è forse la possibilità di sostituire l'operazionale di uscita, che può essere sostituito. Io sconsiglio fortemente di provare a sostituirlo perché la topologia circuitale è piuttosto semplice, è inserito all'interno di un circuito che non ha una grandissima attenzione per l'alimentazione, né tantomeno attenzioni di alimentazione alte, 10 volt, 15 volt duali, che possono mettere in risalto le prestazioni soniche di un operazionale piuttosto che di un altro. Interessante comunque è il fatto che ancora prima abbia due OP1656, che sono questi due che diciamo fanno da buffer all'operazione di uscita. Però ecco, io continuo a ripetere e ribadire, diciamo, lasciateci questo che è meglio, è forse più un fatto di marketing, come dire, se volete potete sostituire, quindi qualcuno magari si fa ingolosire da questa cosa. Dunque, poi il chip di decodifica è questo,
è nella versione Q, quella a basso sì, consumo, basso consumo. quella a basso consumo, Ed è ciò che permette l'impiego dell'alimentazione soltanto dei 5 volt dell'USB. esatto, questo è la Logical XMOS, eccolo qua, questo è il filtro che sicuramente... L'XMOS è, diciamo, la logica dell'ingresso USB. Sì, scusate, certe volte io diciamo salto Invece un po' troppo alle il conclusioni. chipset del DAC, abbiamo detto, è un ESS ESS Sabre 9038. 38 in luogo del 9018 18. montato sulla versione precedente. Esatto. E questo migliora non di poco parecchi parametri, tra cui la dinamica complessiva, il rapporto segnale-rumore e la distorsione armonica. Beh, del resto è a bordo di DAC che hanno un prezzo decisamente diverso, anche se qui c'è da fare una considerazione, perché ecco, non è che la presenza del 9038 sia per forza indice del fatto che diciamo, le prestazioni siano assolute. All'ascolto lo abbiamo trovato molto buono, ma diciamo dei DAC con un'alimentazione diversa, con una gestione diversa del segnale, con lo stesso chip sicuramente suonano molto molto meglio. Quindi è vero che c'hai il 9038 che dal punto di vista elettrico ha delle caratteristiche estremamente buone, ma è anche un po' un fatto diciamo di marketing, se vogliamo. La costruzione è semplice, lo stampato è molto bello, è fatto molto bene, è multistrato 4 strati, per cui io dal punto di vista diciamo tecnico dico che non si poteva fare assolutamente di meglio. I componenti utilizzati sono i migliori che si potevano usare per un prezzo così basso, per cui io diciamo dal punto di vista tecnico lo promuovo assolutamente a pieni voti. Giulio, abbassiamo, dai. Posso dire una cosa? Prego. Che meraviglia. Sì, che meraviglia. E la cosa paradossale è che sostanzialmente chi ci sta vedendo vedrà una mensola vuota, ma comunque il DAC, il topping sta qua. C'è. Nel suo diciamo, essere. Guardate, a testimonianza faremo esatto, così. bravo, esatto. Eccolo, e qui sta andando a 44,1 con il suo bellissimo display arancione. Che è anche molto bello, Che è molto bello, assolutamente. Sì. Allora Giulio, conclusioni. Allora, no, conclusioni. Ascolto. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è meraviglioso, perché stiamo parlando di un prezzo assolutamente ridicolo rispetto a una certa hi-fi. Ecco. Assolutamente sì. Io penso che stiamo parlando di qualche cosa che deve essere inquadrato dal punto di vista del mercato, ma diciamo lo avevamo già detto prima nella descrizione. Esatto. Per chi è saltato a questo capitolo finale lo ridico. L'alternativa a questo, cioè lo scalino subito sotto, è l'uscita cuffie del computer. Questo Bravissimo. viene subito dopo, ma il balzo qualitativo è spaventoso. Qual è la differenza che qualcuno ci potrebbe, diciamo, contestare? Sì. Che questo non ha un'uscita cuffia, quindi tu non lo puoi attaccare direttamente, no? Perché poi faremo la prova di qualcosa con l'uscita cuffia di più costoso, però questo è... Però se hai un'ampli cuffia lo puoi pilotare con questo. Esattamente, lo puoi pilotare. Quindi questo è il primo gradino per entrare nel rutilante mondo dell'hi-fi attraverso un computer in modo non dignitoso, molto di più. Molto di più. Perché noi stiamo cercando di capire come suona rispetto a qualcosa che costa decine di volte di più. Invece insomma, è evidente, noi abbiamo detto, beh certo, suonava meglio prima nel passaggio fra l'acqua, la scala e questo qui, e vorrei vedere questo quanto abbiamo? 7.000 rotti. Quindi 70 volte di più. 70 volte di più, esatto, insomma, vorrei ben vedere che non suonasse meglio. Allora, io lo trovo molto bello, un po' meno materico, un po' meno grintoso, un po' con una minore grana. Io ecco. quello che penso è che sia una presentazione del suono in generale un po' leggerina, come se mancasse, diciamo, di quell'autorevolezza, di quel peso, e poi forse una certa, diciamo, carenza nell'individuare i vari piani sonori, quelli che vengono chiamati layers, i vari piani sonori, per cui risulta magari, come dire, poco scontornato ogni singolo suono,
poco percepibile le profondità, ma insomma ragazzi, ma qui stiamo parlando di parametri di giudizio che francamente con questo anche perché posso dire una cosa, Giulio, cioè tra l'altro noi lo stiamo sentendo con un impianto molto rivelatore. Esatto, quindi che mette in risalto certe cose. Io immagino invece chi lo collegherà al posto di un DAC di un computer è un abisso spazio-temporale di differenza. Sì. Oh, peraltro, se tu ti fai un filino... Guarda, mi tolgo. Ecco. Noi lo stiamo utilizzando collegato a un DAC della JCAT, azienda polacca... No, un DAC, questo è un computer. Chiedo scusa, a un music server della JCAT con alimentazione separata. Una cosa molto severa, e sul quale gira da file e devo dire dal punto di vista dell'utilizzazione del collegamento da file lo ha visto immediatamente, lo ha riconosciuto, è partito subito, il DSD funziona perfettamente. Quindi che cosa dire? Che cosa dire? Che per 100 euro insomma, io lo consiglierei anche agli audiofili che hanno un computer e che si vogliono sentire meglio la musica. Sì, probabilmente. Con una coppia di casse amplificate. Esatto, magari. Con una coppia di casse amplificate. È una sciccheria, assolutamente. Una sciccheria. È il tipico impiantino da studio, da scrivania, da... chi vuole fare di più può fare questo, cioè può collegare un alimentatore separato in modo che il 5 volt non viene preso dal computer ma viene preso da un alimentatore a parte. Ci sono aziende che fanno addirittura alimentatori a batteria, ma senza andare a queste assolute sofisticazioni, attraverso un cavo che ho realizzato anch'io, magari lo facciamo vedere, si può fare un'alimentazione migliore di quella del computer e quindi migliorare ancora di più il suono. Sì. Comunque, veramente, oggetto notevolissimo. Mi piace ricordare che oltre al D10S c'è un modello superiore che ha l'alimentazione separata, quindi non prende l'alimentazione da 5 volte, e ha anche le uscite SPDIF, se non ricordo male, forse anche Toslink, mentre invece questo, come abbiamo visto nella descrizione, ha soltanto le uscite. Bene, grazie e alla prossima. E mi raccomando, seguiteci. O seguiteci. Seguiteci o seguiteci, stanno da tutte e due le parti, stanno sopra e stanno sotto. Ok. Subscribe. Ciao.